Questo video è divulgazione scientifica, non un consiglio medico. In questo esatto momento c'è una guerra spietata in corso dentro le tue vene. Respiri, tocchi una maniglia, ti stropicci gli occhi e milioni di invasori invisibili cercano di sfondare le tue mura. Sono spietati. Non hanno un cervello, non hanno pietà. Vogliono solo una cosa: dirottare le tue cellule e usarle come fabbriche per clonarsi. Eppure tu stai bene. Bevi il tuo caffè, guardi questo video. Stai vincendo questa guerra senza nemmeno accorgertene. Perché? Perché il tuo esercito interno possiede un vantaggio tattico devastante. Un vantaggio che non è nato con te, ma che l'umanità ha dovuto conquistare a caro prezzo. Per millenni non abbiamo avuto questo vantaggio. Eravamo prede. Immagina un mostro che uccide 3 persone su 10 che incontra e lascia i sopravvissuti sfigurati o ciechi. Questo era il vaiolo. Nel XX secolo, prima di essere fermato, ha ucciso 300 milioni di esseri umani. Una cifra inimmaginabile. Era come una roulette russa invisibile che viaggiava nell'aria. Il tuo sistema immunitario, per quanto potente, era cieco. Quando capiva di essere sotto attacco, il virus si era già moltiplicato a dismisura. Era una corsa contro il tempo e il corpo umano partiva sempre in ritardo. Ma alla fine del XVIII secolo, un medico inglese di nome Edward Jenner notò un'anomalia, un indizio nascosto in piena vista. Le mungitrici, le donne che lavoravano a stretto contatto con le mucche, non si ammalavano quasi mai di vaiolo umano. La loro pelle rimaneva intatta. Perché? Jenner scoprì che queste donne contraevano spesso il vaiolo bovino, una malattia molto più lieve che causava solo qualche bolla sulle mani. In qualche modo, superare quella malattia innocua le rendeva invincibili contro il mostro mortale. Era come se il corpo avesse imparato a riconoscere l'assassino, guardando la faccia di un ladruncolo. Jenner fece un esperimento audace. Prese il pus da una lesione di vaiolo bovino e lo inserì nel braccio di un bambino di 8 anni. Il bambino ebbe una lieve febbre e guarì subito. Settimane dopo, Jenner lo espose al vaiolo umano mortale. Il risultato? Niente. Nessuna malattia. Il bambino era immune. Jenner aveva appena inventato il primo vaccino della storia. La parola stessa deriva dal latino vacca. Non aveva dato al bambino una cura. Aveva fatto qualcosa di molto più profondo. Aveva fornito al suo sistema immunitario un identikit del nemico. Vedi? Il tuo sistema immunitario ha una memoria di ferro. Quando sconfigge un intruso, non dimentica. Crea delle cellule speciali, chiamate linfociti B della memoria. Sono come dei bibliotecari militari. Conservano l'esatto progetto delle armi necessarie per distruggere quel nemico specifico. Se lo stesso virus si ripresenta, anche decenni dopo, la risposta è istantanea. Nessun ritardo, nessuna malattia grave. Il vaccino sfrutta proprio questa memoria. Permette al tuo corpo di fare le prove generali della guerra, senza dover subire i danni della battaglia reale. Dopo Jenner, la scienza ha fatto passi da gigante. Abbiamo capito che non serviva usare un virus animale. Potevamo prendere il virus mortale stesso e disinnescarlo. Immagina di catturare un guerriero nemico, togliergli le armi, legarlo e metterlo in mezzo alla piazza del tuo villaggio. Questo è un vaccino inattivato. Gli scienziati usano calore, radiazioni o sostanze chimiche per uccidere il virus. Il guscio esterno rimane intatto, perfetto per essere studiato dai tuoi globuli bianchi, ma il motore interno, quello che causa la malattia, è distrutto. È un manichino da addestramento perfetto. Ma a volte un manichino morto non basta per stimolare una reazione forte. Serve qualcosa che si muova, qualcosa che sembri vivo. Ecco i vaccini vivi attenuati.
In questo caso, il virus viene modificato in laboratorio, generazione dopo generazione, finché non diventa debole, pigro, incapace di causare danni seri. È come mandare nel tuo corpo un esercito nemico ubriaco e disarmato. Il tuo sistema immunitario li vede, si spaventa quanto basta per lanciare un attacco su larga scala e li spazza via facilmente, memorizzando ogni loro punto debole. Con il tempo siamo diventati ancora più precisi. Abbiamo pensato: perché inserire l'intero virus, vivo o morto che sia? In fondo, le tue guardie riconoscono il nemico solo da un dettaglio: una maschera, un mantello o l'artiglio letale. Sono nati così i vaccini a subunità. Gli scienziati smontano il virus e prelevano solo un pezzettino innocuo della sua superficie. Ad esempio, una singola proteina. È come mostrare alla polizia solo l'impronta digitale o la scarpa del ladro. Zero rischi di malattia, massima precisione di riconoscimento. Ma come fai a consegnare questo frammento in modo efficiente? Usando un cavallo di Troia. I vaccini a vettore virale prendono un virus completamente diverso, uno innocuo che causa al massimo un banale raffreddore. Lo svuotano del suo materiale genetico e lo riempiono con le istruzioni per costruire la proteina del virus cattivo. Il virus buono entra nelle tue cellule e consegna il messaggio. Le tue cellule leggono il messaggio, espongono la proteina bersaglio e boom! L'allarme suona. L'addestramento inizia, senza mai aver visto il vero nemico. Tutti questi metodi hanno salvato miliardi di vite. Hanno sconfitto il morbillo, la parotite, la rosolia. Ma avevano un punto debole critico: la velocità. Per fare questi vaccini devi letteralmente coltivare i virus in gigantesche vasche industriali o dentro milioni di uova di gallina. Ci vogliono mesi, a volte anni, per produrre abbastanza dosi per una pandemia globale. E quando un nuovo virus emerge all'improvviso e si diffonde alla velocità degli aerei di linea, mesi di attesa significano milioni di morti. Serviva una rivoluzione. Serviva il codice. E se invece di fabbricare il pezzo del virus in un laboratorio, usassimo la fabbrica più avanzata dell'universo? Il tuo corpo. Questa è l'idea geniale dietro i vaccini a mRNA. L'RNA messaggero non è una parte del virus, è semplicemente un manuale di istruzioni. Una stringa di codice genetico temporaneo. Immagina di non spedire a un amico una sedia già montata, ma di inviargli un'email con il file per stamparsela con la sua stampante 3D. È elegante, pulito e incredibilmente veloce da progettare. C'era però un ostacolo enorme. L'mRNA è fragilissimo. Se lo inietti nudo nel sangue, gli enzimi del tuo corpo lo distruggono in pochi secondi. È come cercare di consegnare un messaggio scritto sulla carta velina in mezzo a un uragano. La soluzione? Le nanoparticelle lipidiche. Gli scienziati hanno avvolto il prezioso nastro di codice in una microscopica bolla di grasso. Questa bolla protegge il messaggio dall'uragano sanguigno e, siccome è fatta dello stesso materiale delle tue cellule, si fonde dolcemente con esse, lasciando scivolare il codice all'interno. Una volta dentro, la magia ha inizio. Il nastro di mRNA raggiunge i ribosomi, le vere stampanti 3D delle tue cellule. Il ribosoma legge il codice, lettera per lettera, e inizia a fabbricare la proteina spike, la famosa spina del virus. Ma attenzione, sta costruendo solo la spina, non l'intero virus. È un pezzo di plastica inerte. La tua cellula prende queste spine appena forgiate e le espone sulla sua superficie, come bandiere rosse sventolate fuori dalla finestra. Guardate, dice al sistema immunitario, ho costruito questa cosa strana. A questo punto, le guardie di pattuglia notano le spine estranee. Suonano l'allarme generale
I globuli bianchi accorrono, studiano la forma di questa proteina aliena e iniziano a produrre anticorpi specifici. Missili a ricerca termica progettati esclusivamente per agganciarsi a quella esatta spina. Il tuo corpo sta scatenando una guerra totale contro un nemico fantasma. E la cosa più affascinante? L'mRNA originario, quel foglio di istruzioni temporaneo, si disintegra da solo, come un messaggio segreto che si autodistrugge dopo la lettura. Nel tuo corpo non rimane traccia del vaccino, rimane solo l'arma perfetta. Mesi dopo respiri e stavolta il vero virus entra nei tuoi polmoni. Tenta la sua solita manovra di invasione, ma prima ancora che possa agganciarsi alla tua prima cellula, milioni di anticorpi si lanciano su di lui. Coprono ogni singola spina della sua superficie, lo accecano, lo immobilizzano. I macrofagi arrivano e spazzano via i detriti. Quella che avrebbe potuto essere un'infezione mortale si spegne in un sussurro microscopico. Non hai nemmeno la febbre. Il mostro è stato annientato dall'informazione. Ma la vera magia dei vaccini non avviene solo dentro di te. Avviene tra di noi. Immagina un incendio in una foresta. Se ogni albero è secco, il fuoco divora tutto. Ma se 9 alberi su 10 sono bagnati, il fuoco non riesce a saltare. Si spegne. Questa è l'immunità di gregge. Quando la stragrande maggioranza delle persone è vaccinata, il virus non trova corpi da infettare. Manca di carburante. E in questo modo i forti proteggono i deboli. Proteggi il neonato che non può ancora vaccinarsi. Proteggi l'anziano con il sistema immunitario fragile. Il tuo scudo difende anche chi ti sta accanto. I risultati di questo scudo collettivo sono il più grande trionfo della scienza umana. Il vaiolo, quello che uccideva 300 milioni di persone, è scomparso, cancellato dalla faccia della terra nel 1980. La polio, che paralizzava migliaia di bambini ogni anno, costringendoli in polmoni d'acciaio, oggi è ridotta del 99,9% a livello globale. Abbiamo preso i flagelli più antichi dell'umanità e li abbiamo rinchiusi nei libri di storia. E tutto questo insegnando al nostro corpo a fare ciò che sapeva già fare, solo un attimo prima. Ma la storia non finisce qui. La tecnologia a mRNA ha aperto una porta che sognavamo di varcare da decenni. Se possiamo dare al corpo le istruzioni per colpire un virus, possiamo dargli le istruzioni per colpire qualsiasi cosa. Anche il cancro. Il cancro non è un invasore alieno. Sono le tue stesse cellule che si ribellano e mutano, nascondendosi dal sistema immunitario. Ma oggi gli scienziati stanno creando vaccini personalizzati. Prelevano il tuo tumore, leggono il suo codice mutato e creano un mRNA su misura. Un identikit perfetto per svelare il nascondiglio del nemico. In questo momento, in decine di laboratori nel mondo, pazienti stanno ricevendo vaccini che insegnano ai loro globuli bianchi a dare la caccia ai melanomi, ai tumori del pancreas, distruggendoli dall'interno. Non stiamo più solo aspettando che la natura faccia il suo corso. Abbiamo preso il controllo del codice sorgente della biologia. Abbiamo trasformato il nostro sistema immunitario in un software aggiornabile. Dalle mungitrici del XVIII secolo fino alle nanoparticelle lipidiche, il viaggio è stato lungo. Ma il risultato è assoluto. Non sei solo un ammasso di cellule vulnerabili. Sei la fortezza più sofisticata mai costruita nell'universo. E ora hai anche il manuale di istruzioni per difenderla. Ogni volta che ricevi un vaccino, stai caricando secoli di genialità umana direttamente nel tuo sangue. Stai partecipando al più grande trionfo della nostra specie. Io sono Renderium e questa è la sinfonia della tua sopravvivenza.
Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo dentro e intorno